C'è anche gente che sta in analisi adesso, ha subito dei traumi. Se per caso un pedofilo si pente, non viene neanche espulso dalla congregazione, che questi due l'hanno molestata. I testimoni di Geova sono una religione che tutti hanno sentito parlare, ma nessuno sa cosa si nasconde dietro. In molti dicono che assomiglia ad una setta, ma altri no. In questo video andremo ad ascoltare l'esperienza di un ex testimone di Geova e quella di un attuale testimone. Allora, i testimoni di Geova sono un culto abusante, esattamente come io li descrivo nel mio canale YouTube. Il nome culti abusanti nasce proprio dalla mia esperienza all'interno dei testimoni di Geova, che è stata pessima. Nonostante all'interno del culto dei testimoni di Geova ci siano tantissime brave persone. Mi raccomando, queste parole teniamole bene in mente. Però il culto stesso ti porta poi ad avere dei comportamenti che io definirei anche antisociali, che l'atteggiamento a andare a controllare le persone, fare la spia, intromettersi nella sfera personale, nella sfera privata. Stesso concetto del allontanare le persone che non fanno parte della tua cerchia, quindi sono tutti comportamenti che definire settari è dire un eufemismo, e in base alla mia esperienza personale ti dico che non fanno bene alla socialità, ma non fanno bene neanche allo sviluppo, per esempio, di bambini e ragazzi. I testimoni di Geova usano vari strumenti di manipolazione, ad esempio il love bombing, che è quello che arriva proprio all'inizio, no? Nel primo contatto, quando cominciano ad approcciarsi con qualcuno e questo qualcuno comincia per esempio ad andare alle loro adunanze, fanno tanto love bombing, che è un po' la stessa tecnica di manipolazione che avviene per esempio in determinate relazioni tossiche. Tutti ti cercano, tutti ti vogliono. Ce lo dico anche a chi magari ci sta guardando e ci sta ascoltando: provate per una volta ad entrare in una sala del regno dei testimoni di Geova e vedrete che il love bombing lo toccate con mano, ed è una potente tecnica manipolativa. A differenza di quando si entra in una chiesa, ti sommergono tutti intorno. Quella è una cosa che inizialmente è gratificante e fa piacere, ma successivamente sparisce nell'esatto momento in cui una persona si battezza e diventa effettivamente testimone di Geova. Lì cominciano poi altre fasi della manipolazione. Contemporaneamente al love bombing, quando si sta studiando con i testimoni di Geova, c'è anche la fase dell'isolamento. In modo lento e graduale i testimoni di Geova ti incoraggiano a tenere le distanze da persone che non sono della stessa fede, che loro definiscono cattive compagnie. E questo è un aspetto importante, perché così succede che il bambino, il ragazzo testimone di Geova, ma la stessa persona testimone di Geova, cosa fa? Che comincia ad approcciarsi ai testimoni di Geova, si comincia ad allontanare. Vedrete che sarà molto difficile, per esempio, invitare un testimone di Geova a una festa, a mangiare una pizza, semplicemente perché ti considera cattive compagnie, oppure ti frequenterà solo per cercare un indottrinamento. Un altro sistema connesso alla manipolazione è il divieto di tutte le feste, Natale, compleanni e via dicendo, perché vietando a una persona di andare a festeggiare un compleanno si vieta all'inizio di un'amicizia, no? Poi c'è l'induzione al senso di colpa. Nel momento in cui uno è testimone di Geova, può bastare un non nulla per innescare un forte senso di colpa. È proprio una sorta di ricatto affettivo, cioè ti viene detto che Geova, che per loro è Dio, senti, e tu col tuo comportamento puoi ferire i suoi sentimenti. Addirittura c'è un cartone animato che circola nel sito dei testimoni di Geova, Lele e Sofia, molto manipolatorio. A chi piace la magia? A Geova o a Satana? Satana. Vuoi veramente giocare con qualcosa che Geova odia? Devo dire abbastanza inquietante. Ma come è entrata a far parte di questa comunità? Io diciamo che non posso dire che sia stata una mia scelta, perché io ho avuto i miei genitori che sono diventati testimoni di Geova quando io ero molto piccola. Quindi ero piccola, non capivo nulla, e da quando ero in fasce che mi portano nella sala del regno, e quindi giustamente quando cresci in una famiglia che ha quella fede, sei convinto che quella sia la cosa giusta. Cioè, come il musulmano che cresce in una famiglia di musulmani, e io penso che sono stata abituata da bambina ad andare a suonare i campanelli. Cioè, questa è una cosa che, cioè, l'infanzia che ho avuto io, come tantissimi altri ragazzini testimoni di Geova. Ma come ha capito che questa non era la strada giusta? Allora, guarda, in due modi. Uno, mi è stato veramente di grande aiuto uno youtuber, non so se lo posso nominare, che in particolare io ero affascinata, essendo anche un po' appassionata di psicologia, da tutti quei discorsi relativi alle relazioni tossiche, il narcisista patologico, anche perché c'è chi almeno una volta non ha avuto una relazione tossica, e quindi conoscere i meccanismi per difendersi è importante. E durante una sua live
nella quale parlava delle varie fasi della manipolazione psicologica in una relazione tossica con un narcisista patologico, ha elencato queste forme di manipolazioni e a un certo punto ha detto la parola magica che mi ha acceso la lampadina, esattamente come avviene in alcune sette. E io in quel momento ho realizzato che tutte quelle caratteristiche che avevo sentito nella relazione tossica erano presenti nella religione, tra virgolette, tra molte virgolette, di cui io facevo parte. Cioè, per me era una religione, in realtà è tutt'altro. Poi loro si offendono se si usano certe parole tipo setta. In più, oltre a questo, io ancora non ero pronta per lasciarli, perché dicevo vabbè, saranno pure una setta, però sono brave persone, hanno elevate norme morali, tante cose brutte che succedono nel resto del mondo da loro non succedono, perché loro espellono dalla congregazione le persone che si comportano male, fino a quando non è uscito un articolo della Torre di Guardia nel quale si parlava della pedofilia. Premetto, per tanti anni, perché io frequentavo i testimoni di Geova da quando avevo 5 anni, per tanti anni si è sempre parlato della religione cattolica, degli scandali legati alla pedofilia nella religione cattolica, e si è sempre detto noi non siamo come loro. Da noi queste cose non esistono. Al che, quando è uscita questa Torre di Guardia nella quale si parlava della pedofilia all'interno dei testimoni di Geova, benedetto, io sono rimasta scioccata. Sono rimasta ancora più scioccata quando, andando avanti nello studio, perché era un articolo di studio solo, attenzione, solo per i testimoni di Geova, non era la Torre di Guardia per il pubblico che viene distribuita quando si va di casa in casa. E a un certo punto gli veniva detto che se per caso un pedofilo si pente, non viene neanche espulso dalla congregazione. Quando io ho visto persone disassociate dai testimoni di Geova per scemenze tipo festeggiare i compleanni, una mia amica è stata disassociata dai testimoni di Geova perché ha fatto la festa di compleanno al figlio. Cioè aveva il bambino piccolo che gli ha detto mamma, ma io voglio la festa come i miei amichetti. Lei gliel'ha fatta disassociata. La mamma non la vuole più vedere, non la fa entrare neanche dentro casa. Cioè, questo per dirti, questa cosa mi ha innescato il cortocircuito. E io da quel momento non ho mai più messo piede in una sala dei testimoni di Geova, se non per andare a consegnare la mia lettera di dimissioni. Ma come funziona il dissociamento? Quando loro ti disassociano, fanno un annuncio dal podio nel quale dicono Tizio non è più testimone di Geova. Da quel momento scatta il bando, da quel momento nessuno più ti saluta. Ma non solo nessuno più ti saluta, ma addirittura tu vieni rinnegato pure dalla famiglia. Se tu sei una persona che vive a casa con i tuoi genitori e hai un lavoro, ti sbattono fuori casa, tanto ti puoi mantenere. Se tu vivi fuori casa e telefoni ai tuoi genitori, a meno che non è per una cosa urgente, loro non ti rispondono neanche al telefono. Cioè, queste sono proprio le disposizioni che vengono date. Meno male che all'interno dei testimoni di Geova, questo per onestà intellettuale, per correttezza, è giusto che io lo dica, ci sono delle persone nei testimoni di Geova che queste regole non le seguono scrupolosamente, e quindi il comportamento nei confronti dei parenti disassociati non è proprio come dovrebbe essere secondo le loro regole ristrette. Ovviamente quello che fanno lo fanno di nascosto, in modo molto discreto, nessuno sa se un testimone di Geova si vede o si sente con il figlio disassociato. E ti posso dire che tante persone, tipo mia madre, si è allontanata dai testimoni di Geova, ha cominciato a capire qualcosa quando è uscito ad un'assemblea dei testimoni di Geova un video in cui una mamma cacciava di casa la figlia perché non era più testimone di Geova, e poi quando lei la chiamava non gli rispondeva al telefono. E mia madre, quando ha visto quel video, è rimasta scioccata, ha detto no, cioè non si può arrivare a tanto. Io posso capire che il resto della congregazione non la saluta, ma quella è sempre mia figlia. Ma i suoi genitori ne sono usciti insieme a lei? Sì, loro sono usciti quando io, dopo essere uscita dai testimoni di Geova, ho aperto il canale YouTube Culti Abusanti e ho pubblicato il mio primo video. Ho pubblicato il video nel quale leggevo la mia lettera di dimissioni con tutte le motivazioni, il discorso della pedofilia, che è stata la molla che mi ha fatto scattare il disgusto proprio nei confronti di questo culto, che diciamo molto ipocrita, perché tu non puoi dare una punizione così severa a una persona che fa un compleanno al bambino e poi il pedofilo ti dice che si è pentito e lo perdoni. Dite che volete insabbiare perché non volete scandali e perché non volete salvare la faccia. I miei genitori, quando hanno visto quel video, mi ha chiamato mia madre e mi ha detto sai che c'è? Adesso la lettera la facciamo pure io e papà. Ma dietro tutto questo ci sono dei veri e propri guadagni? Guarda, per sapere se loro guadagnano ti basta guardare i loro video, perché se tu vai sul sito jv.org, guardi i video che loro fanno, cioè loro sfacciatamente sfoggiano Rolex, anelli d'oro,
ferma cravatta d'oro, sono ricoperti d'oro dalla testa ai piedi, abitano in villone pazzesche, cioè ovviamente per essere persone che fanno solo quello significa che quando arrivano le contribuzioni loro arraffano, cioè secondo me guadagnano eppure bene. Ho fatto questa domanda perché più in là scopriremo un'opinione abbastanza contrastante. Esistono dei videogiochi oppure film, giochi da tavola vietati? Tutto quello che ha a che fare con i fantasmi, tipo Twilight, Pokémon vietati, i puffi erano vietati, i puffi sono folletti e i folletti per loro sono demoni, Twilight, i vampiri secondo loro hanno a che fare con lo spiritismo e l'occultismo, ovviamente tutte le scene di nudo, di sesso, di baci, limoni eccetera, no, cioè se tu vai in un cinema e vedi che ne so un gruppo di persone che durante una scena di sesso si alzano e se ne vanno, tu guarda ci puoi mettere la mano sul fuoco, quelli sono testimoni di Geova che si sono sentiti turbati, hanno pagato il biglietto, si alzano e se ne vanno. Ad esempio, ho visto alcuni ex testimoni di Geova che hanno una sorta di paura a parlarne dopo. Sì, è vero, è vero, è vero. Questo perché? Perché allora, cioè per loro la persona che parla male dei testimoni di Geova è Satana, cioè quella persona che face tipo io, no? Ha fatto il peccato imperdonabile, se c'è una cosa su cui non puoi tornare più indietro, o meglio, è sicuramente la cosa più grave del mondo, cioè paradossalmente nei testimoni di Geova, se tu fai del male a un bambino, molesti un bambino, puoi essere perdonato, ma se tu ti azzardi non solo a parlare male dei testimoni di Geova, ma anche a mettere in dubbio quello che dice il loro corpo direttivo, tu hai finito, tu sei a posto, da quella per loro è la cosa più grave, pensa quanto sono contorti. No, ma qui ci arriviamo tra poco. In tutto ciò, qual è la cosa più strana che ha visto oppure ha vissuto in questa fede? Allora, fammi pensare, perché ne ho viste tantissime, ne ho vissute tantissime di cose strane. Beh, per esempio una volta, e questa è stata una cosa che mi ha dato molto su cui riflettere, c'era una mia cara amica che era in un momento difficile, aveva bisogno di un lavoro e l'avevo messa in contatto con una signora testimone di Geova che conosco da quando ero bambina e lei ha un'impresa di pulizie, quindi questa ragazza, questa mia coetanea, era andata a fare le pulizie alle scale insieme, lavorando per questa signora che l'aveva messa a lavorare con 2 uomini testimoni di Geova, 2 uomini testimoni di Geova con incarichi, quindi considerati esemplari, 2 servitori di ministero. Cosa è successo? Che questi 2 l'hanno molestata, ma l'hanno molestata con apprezzamenti, battute sessuali, atteggiamenti veramente volgari. Lei me l'è venuta a dire, io sono andata perché come funziona? Se c'è un comportamento sbagliato si ha il dovere di andare a parlare con gli anziani della congregazione, questo è quello che mi è stato insegnato da quando ero piccola. Io sono andata dagli anziani a dire guardate che queste 2 persone hanno molestato sul lavoro questa mia amica che era andata a pulire le scale. Io non sono stata creduta, perché per loro è impossibile che un testimone di Geova si comporti male. Sicuramente loro avevano dato per scontato che questa mia amica si fosse inventata tutto. Sicuramente ci ha provato con loro e adesso ti dice questo perché loro non ci sanno. Premette, la mia amica aveva un compagno, dei figli, eccetera. E addirittura ci è mancato poco che mi facessero il comitato a me, cioè il comitato, loro fanno i comitati giudiziari, cioè fanno i comitati giudiziari se tu ti comporti male. Anziché indagare, loro hanno dato per scontato che io stessi dicendo una balla, che mi fosse stata detta una balla, che io stessi cercando di fare una brutta reputazione a questi 2 fratelli esemplari, e a momenti c'è mancato poco che mi facessero il comitato per calunnia. Questa è stata una cosa che io ho percepito veramente come una grandissima ingiustizia, cioè ho detto non è proprio possibile che uno solo perché sta là dentro per forza automaticamente si comporta bene, secondo voi, capito? E cosa gli diresti a un testimone di Geova? Se io vedessi un testimone di Geova gli direi di aprire gli occhi, gli direi se per caso senti un po' di malessere, se a volte ti senti depresso, perché io lo so che a volte ti senti depresso, se a volte non capisci perché sei triste, sappi che il motivo è che sei intrappolato in una relazione tossica, che è quella proprio con il culto di cui fai parte. Io direi questo. Tu considera che c'è un elevato tasso di depressione nei testimoni di Geova.
E questo è proprio un dato statistico allarmante, se ci pensi. Io ho un'amica che nel momento in cui se n'è andata dai testimoni di Geova ha smesso di soffrire di attacchi di ansia, ha eliminato la causa. Ora attenzione, non voglio dire che il semplice fatto di uscire dai testimoni di Geova ti farà guarire dalle tue problematiche o che non ci sia bisogno, cioè se una persona ha una problematica deve andare dai professionisti e farsi aiutare. Premesso che tante persone escono dai testimoni di Geova a pezzi, c'è anche gente che sta in analisi adesso che purtroppo ha subito dei traumi. Ringrazio Adriana e prima di farvi vedere le clip seguenti vi devo spiegare un paio di cose. Allora, l'idea principale del video era quella di intervistare anche un attuale testimone. Ho mandato decine di email e ho chiamato 25 sale del regno diverse e indovinate un po', nessuno ha accettato. Ho chiesto anche a lei se questa cosa era fattibile. Però Non lo faranno mai, non lo faranno mai. E niente, però ho escogitato un piano. Infatti vi sono finto una persona interessata a questa religione, che in realtà lo sono, e ho preso un appuntamento con 2 testimoni di Geova. E registrerò il tutto, ovviamente di nascosto, e censurerò sia volto che voce. Devo dire avevo un po' d'ansia che scoprissero la telecamera. Allora vi risparmio i primi 10 minuti in cui parlano di cose molto noiose. Siete nati in una famiglia di Io sono nato in una famiglia di testimoni di Geova, però poi mi sono battezzato come testimone di Geova in età adulta, dopo comunque aver approfondito e studiato alcune cose. Però non è detto che uno che nasce deve... sì. Per forza, non si è dedicati per forza. Ma ora era arrivato il momento di metterli un po' in difficoltà. Cosa ne pensano di un ex testimone di Geova che parla male di loro? Noi diciamo tieni presente la scomunica. Sì. Più o meno una sorta di scomunica, cioè nel senso che non abbiamo a che fare più con loro, non hanno alcuni privilegi poi all'interno dell'organizzazione perché hanno lasciato questa via. Ma solo per il fatto per una cosa di... non è una forma di discriminazione, per aiutarli. Ok. È come tuo padre ti mette in castigo, esempio, per farti capire che hai sbagliato. Cioè non è la disciplina è amore, no? Non ci ho capito niente, forse sono io scemo. Ho fatto una domanda e la risposta non ha un minimo di collegamento. Cioè che cazzo è la punizione? Boh. E ho l'impressione che da questo discorso vogliono uscirne il più velocemente possibile. E infatti per altri 5 minuti mi incominciano a leggere dei versi della Bibbia. Perché anche a quel tempo, cioè stiamo parlando ma al contrario possiate ricevere una ricompensa piena. Chiunque va oltre. Ma inaspettatamente ritornano alla domanda di prima. Poi coloro che parlano male, io personalmente ti dico il mio pensiero, non parlerei male. Se io sto in un'associazione, in un'organizzazione e poi me ne esco, per mia volontà non è che vado a sputare. Che poi non dico nemmeno la verità. No. Scusa. Scusatemi per questo no, perché mi è uscito proprio dal cuore. Cioè se dico la verità di come sei, cioè non faccio niente, no? Però per farti male devo capovolgere delle cose non belle per farti vedere in cattiva luce. Quindi puoi trovare anche nella nostra organizzazione comunque persone che magari non si comportano bene oppure che hanno fatto un errore, che hanno fatto qualcosa. Quindi quando succede questo giustamente non è che te la prendi con tutta l'organizzazione o con Geova stesso, cioè con Dio, perché non ha colpe. Allora uno abbandona la congregazione, non è Dio che lo sta causando quella cosa. Magari si dovrebbe mettere d'accordo, appianare il contrasto con quella persona, con quel fratello, con quella sorella. E ora gli faccio una domanda che mi incuriosisce tanto. Ma il patriarcato esiste? Per chi non lo sapesse, il patriarcato è un sistema sociale in cui gli uomini hanno il predominio sul potere e l'autorità. Questo silenzio parla da solo. No, non c'è una sorta di... E dopo questa domanda sento che si crea un po' di tensione e cerco di alleviarla domandandogli se ci si può sposare oppure essere amico con una persona non testimone. Ci sono stati esempi, abbiamo anche noi, diciamo tra di noi, persone che comunque magari il marito è cattolico e la moglie è testimone di Geova o viceversa, però non, diciamo, giustamente puoi avere alcuni contrasti su qualche credenza, su dottrine. Le vidi potete
fatto la legge non dare tuo figlio o tua figlia, però poi se uno rimane di due religioni differenti hai sempre dei problemi. Perché tu hai il tuo credo e l'altro ha. Per te, se tu accetti questo credo, per te è sacro, l'altro non è sbagliato per te. Ci sono le amicizie che ti vogliono fare cose buone, amicizie buone e amicizie sbagliate, no? Poi vedi tu come. Vabbè, poi scegli tu. Vedi che ti influenza troppo magari in una certa direzione che non è la tua. Cioè nel momento in cui quella cosa mi mette in contrapposizione con Dio, mi crea un conflitto, io devo seguire sempre Dio, a Geova, hai capito? Nelle scelte che faccio. Esempio, io faccio una ditta presso. Mo, tu sai, stanno costruendo nel militare. Io mo devo cambiare lavoro, sto cambiando lavoro, mo sto in ferie e stavo lavorando su una nave che è militare. Cioè, non pensavo fossero così, scusatemi il termine, fanatici. Perché? Perché un principio biblico dice proprio di. Ma loro ci guadagnano? No, noi in opera. Ci guadagniamo in rapporti oppure con dei Però c'è gente che comunque lavora su questo. Ma all'interno tu dici All'interno, no, non c'è. Si fa per amore, diciamo. Andate dunque. A volte ci sono fratelli che dedicano tante ore per insegnare l'arte, non lavorano, tipo i missionari. A volte diamo noi dei contributi a loro per sostenersi, oppure l'organizzazione dà un tot, un fondo per un'emergenza, però non è che c'è un pagamento, capito? Allora, mi dissocio da tutto quello che è stato detto, spero che vi ho tolto qualche dubbio, scrivetemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.